In un giorno qualunque del 1967, nell'antico carcere dell'Ucciardone di Palermo, come al solito, i detenuti si riuniscono nel cortile del penitenziario per trascorrere la loro orataria. Solitamente, quando si incontrano, la prima cosa che fanno è quella di salutarsi stringendosi la mano e darsi un bacio sulle guance. Dopo il saluto, formano dei gruppi e iniziano ad andare avanti e indietro nel cortile del penitenziario. Oppure camminano intorno al muro di cinta. Alcuni si siedono e si rilassano, respirando un po' d'aria fresca dopo essere stati rinchiusi per più di 15 ore nella propria cella. Quel giorno sembra tutto tranquillo. Nel cortile del carcere si scherza e si ride, ma all'improvviso la quietudine del giorno viene interrotta dalle urla minacciose di un detenuto che tutti chiamano Shiuridu. Shiuridu era un ragazzo di grossa statura che all'improvviso inizia a gridare ed ad agitarsi contro un detenuto di bassa statura che a differenza sua non alzava la voce, ma lo guardava con disprezzo negli occhi. Per via della sua bassa statura, tutti lo chiamavano Totò Gurt, ma il suo vero nome è Salvatore Riina. Un compagno di cella di Salvatore Riina assiste alla scena e appena Shiuridu si calma, lo chiama da parte per parlargli. Appena Shiuridu si avvicina, gli dà 3 tremendi schiaffi e una testata che gli rompe il sette nasale. Shiuridu è una maschera di sangue e viene portato in infermeria, mentre il detenuto che gli ha dato la testata finisce direttamente nella cella di punizione. Quel detenuto era Gaspare Mutolo e in quel momento, con quel gesto, stava firmando un patto con il diavolo. Gaspare Mutolo, che tutti chiamavano semplicemente Asparino, è nato a Palermo nel quartiere di Pallavicino il 5 febbraio del 1940. Proviene da una famiglia numerosa. Aveva 3 sorelle e un fratello. Il padre era un autista di autobus e la mamma era una casalinga che in giovane età ebbe dei problemi mentali. Per questo motivo venne rinchiusa in un manicomio. Il padre, come la maggior parte dei genitori, negli anni del dopoguerra, si preoccupava soprattutto di portare qualche soldo a casa per permettere alla sua famiglia una vita decente e non si preoccupava molto dell'istruzione dei figli. Gaspare Mutolo era molto svogliato. A scuola ci andava a malincuore, fin quando un professore lo rimproverò e lui, di tutta risposta, gli diede un tremendo calcio nello stinco e scappò via. Mentre scappava, ruppe tutti i vetri del corridoio. Per questo motivo venne espulso dalla scuola. Non ci provò nemmeno a frequentare un'altra scuola. Decise di abbandonare gli studi. Dopo aver abbandonato la scuola, trascorre gran parte del suo tempo tra i vicoli dei popolari quartieri di Mondello e Partana. Il fratello della madre era un soldato della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio. Fu lui che fece assumere Gaspare Mutolo in un'officina meccanica, di proprietà di un certo Salvatore Vetrano. Fu così che da ragazzo svogliato divenne un piccolo furfantello. Infatti in quell'officina, oltre a imparare ad aggiustare le auto, le imparava anche a rubare. Iniziò a rubare i fanalini posteriori delle auto, oppure prendeva le ruote di scorta dal bagagliaio e rivendeva i pezzi rubati al suo datore di lavoro. Con questi piccoli furtarelli non guadagnava molto, ma era già tanto portare qualche soldo a casa in una Palermo povera, che era uscita a pezzi dalla seconda guerra mondiale. Dai pezzi di ricambio passò a rubare direttamente le auto. Era un caro ragazzino quando commise i suoi primi furti di auto. Era ragazzino e soprattutto basso di statura, e per questo motivo, quando metteva in moto le auto che rubava, faticava a spingere sui pedali, e per spingere i pedali scompariva dietro al volante, così da far sembrare che l'auto camminava da sola. E nonostante ciò, quelle poche volte che incappavano i carabinieri, questi non riuscivano a stargli dietro con le loro jeep. Si specializzò nel furto delle Fiat Giardinette, delle Fiat 500 e delle Fiat 1100.
Le auto che rubava le rivendeva sempre al suo datore di lavoro, che a sua volta le affittava ai mafiosi del posto. Gaspare Mutolo passava gran parte del suo tempo nell'officina e vedeva gli uomini d'onore che la frequentavano. Capiva chi era un mafioso dal suo comportamento pacato e dai vestiti che indossava. E per conquistare la loro attenzione gli faceva piccoli favori, come andare a comprare i giornali e le sigarette, o gli dava le informazioni sulle prestazioni delle auto che aveva appena rubato. In cambio riceveva generose mance. In quell'officina ha conosciuto mafiosi del calibro di Gerlando Alberto e Giannuzzo Latricata. E inoltre scoprì che Salvatore Vetrano, il proprietario dell'officina, era un uomo di Paolino Bontate e quindi era combinato nella famiglia mafiosa di Villa Grazia. Asparino rimase affascinato dalla vita che facevano i mafiosi. In quella triste realtà del dopoguerra, i mafiosi erano tra quelli che se la passavano abbastanza bene e che tutti rispettavano. Sul finire degli anni 50 si trasferisce a Rimini, ma non per lavorare, ma per commettere furti nel nord Italia. Lui e i suoi complici bussavano ai campanelli delle abitazioni più belle e lussuose. Se in casa c'era qualcuno, dicevano di essere i rappresentanti della Fabbri Editori e gli mostravano gli opuscoli delle enciclopedie. Se in casa non c'era nessuno, svaligiavano l'appartamento. Ogni tanto rientravano in Sicilia per commettere rapine nelle banche. Venne arrestato per la prima volta nel 1960, quando aveva appena 20 anni. Venne dapprima rinchiuso in un carcere minorile, per poi essere spedito nel 1965 nel carcere di Lucciardone di Palermo. Anche in carcere metteva in mostra il suo carattere ribelle e per questo motivo venne spedito nella sezione numero 8 e venne messo nella cella di Salvatore Riina. Quando venne trasferito nella cella dove alloggiava Totò Riina, una delle guardie gli disse: "In cella con lui, o ti calmi, o ti calmi". Gaspare Mutolo era un ragazzo molto sveglio. Non aveva mai sentito parlare di Salvatore Riina, ma capì da subito che Totò Riina doveva essere un personaggio molto importante. In carcere ai detenuti non era concesso passare da una sezione a un'altra senza avere un permesso e tantomeno si poteva entrare in un'altra cella senza autorizzazione. Se si violavano queste regole, la punizione era quella di passare 3-4 giorni nella cella di punizione. Per dispetto, inoltre, le guardie carcerarie mettevano in punizione i detenuti proprio quando avevano i colloqui con i parenti. In questo modo erano costretti a saltare il colloquio. Per questo motivo Gaspare Mutolo rimase meravigliato nel vedere che molti ragazzi rischiavano di andare nella cella di punizione solo per salutare Salvatore Riina. Da subito Gaspare Mutolo rimase colpito dalla figura di Salvatore Riina. Rimase affascinato dal suo carisma e si affezionò a lui e cercava in tutti i modi di attirare la sua attenzione e di conquistare la sua fiducia. In carcere, uno dei passatempi preferiti dei detenuti era il gioco della dama e Totò Riina non riusciva mai a vincere una partita. Riusciva a battere solo Gaspare Mutolo, mentre Gaspare Mutolo riusciva a battere sempre i suoi avversari. L'unico con cui perdeva era Totò Riina. In realtà Gasparino lo lasciava vincere proprio per cercare di conquistare la sua fiducia. A cambiare il loro rapporto non fu una partita a dama, ma un episodio che successe nel cortile del carcere del Lucciardone. Un giorno, mentre si trovavano nel cortile del carcere del Lucciardone per trascorrere l'ora d'aria, Salvatore Riina ebbe un battibecco con un detenuto molto più grosso di lui. Quel detenuto inveiva gridando contro Totò Riina, mentre Totò Riina lo guardava minaccioso fissandolo negli occhi. Appena la situazione si calmò, Gaspare Mutolo chiamò da parte l'uomo che aveva osato gridare contro Totò Riina. Gli diede una serie di schiaffi e una testata. Subito intervennero le guardie carcerarie e portarono Gaspare Mutolo nella cella di punizione e lì rimase per 12 giorni, mentre il detenuto che si era scontrato con lui finì sanguinante in infermeria. Quando Asparino uscì dalla cella di punizione, si rese conto che Totò Riina aveva un altro atteggiamento nei suoi confronti. Totò Riina gli disse che se l'avrebbe seguito sarebbe cambiata la sua vita, perché lui era una carta vincente. Da quel momento Gaspare Mutolo
era l'unico detenuto che non proveniva da Corleone che poteva frequentare i corleonesi. Per convincerlo a seguirlo, Totò Riina chiese a Gaspare Mutolo se aveva mai sparato e Asperino rispose di no. Totò Riina gli replicò che per commettere un furto o una rapina ci voleva molto tempo per organizzare e agire, mentre per uccidere una persona bastava un attimo. Sul finire degli anni 60 la zona di Partana Mondello era in agitazione. Era in corso una guerra di mafia tra i vari gruppi mafiosi su chi doveva controllare il territorio. Gaspare Mutolo sa molto bene quello che sta succedendo nella sua zona e quindi prima di uscire dal carcere chiede a Salvatore Riina cosa deve fare e Salvatore Riina gli fece una raccomandazione. Totò Riina gli disse stai attento e non metterti più nei guai e mi raccomando non fare niente che possa mettere in difficoltà Rosario Riccobono e quando esci dal carcere mettiti in contatto con lui e dagli un biglietto da parte mia. Asparino capì da che parte stare. Quando uscì dal carcere, Gaspare Mutolo non seguì le direttive di Totò Riina. Invece di mettersi in contatto con Rosario Riccobono, riprese a commettere furti e rapine. Con Rosario Riccobono si incontrò in modo fortuito. Un giorno Asparino andò dal fratello di Rosario Riccobono, che era un fabbro. Andò da lui per farsi tagliare le canne di un fucile, per farlo diventare una lupara, in modo da poterla nascondere sotto la giacca. All'improvviso da una stanza uscì Don Salo, prese Asparino e se lo portò da parte. Molto probabilmente Rosario Riccobono voleva eliminare Gaspare Mutolo perché questi frequentava la famiglia dei Giacalone, che in quel periodo era in guerra proprio contro la famiglia di Rosario Riccobono per il controllo del territorio di Partana Mondello. Inoltre Gaspare Mutolo aveva commesso delle rapine nel territorio di Don Salo senza chiedergli prima il permesso. Vistosi alle strette, Gaspare Mutolo disse a Don Salo che era un amico di Salvatore Riina e che era stato nella sua stessa cella e che gli mandava i suoi saluti. Rosario Riccobono subito si calmò e iniziò a fargli una serie di domande. Gli chiese che rapporti aveva con la famiglia dei Giacalone e se era stato lui a commettere dei furti nella sua zona. Gaspare Mutolo ammise di conoscere Giacalone, ma disse che erano solo amici e ammise anche che era lui il responsabile dei furti avvenuti nel suo territorio. Tutto assieme mi chiama il Riccobono, cioè attraverso il giardino, dice Gaspare vieni, che lui mi conosceva così, però io sapevo chi era, insomma. Quindi e vedo a lui, insomma, che c'erano altre persone là vicino, che finta che erano là, insomma, nel giardino, e mi fa delle domande se io ero andato alla Coca-Cola, perché alla Coca-Cola era stato fatto un furto, insomma, alla Bianchi. Io a un certo punto ci dico sì, dice ma senta qua, dice ma tu con Marino, dice tu lo sai che io con Marino sono, dice, in contrasto perché lui pensa che io ci ho fatto scomparire il fratello. Allora io subito capisco che la cosa non è tanta buona, ci si sente Saro, io che sono stato in galera con un certo Totuccio, uno di Corleone, un certo Rina, anzi mi ha dato i suoi saluti e guardi che lui mi ha detto che io devo fare qualsiasi cosa, ma comunque non devo fare niente che che dispiacere a lei. Quindi lei con chi mi vede, con chi cammino io, quello che faccio, lei stia tranquillo che io una cosa in cui lei mi può rimproverare a me, cioè non è possibile. Cioè lui ha colto bene, diciamo, questo mio messaggio. Asparino ammise anche che nascondeva un suo amico in casa sua perché questi era ricercato dalla polizia, perché aveva sparato a una persona. E poiché la polizia andava spesso a perquisire la sua abitazione, non poteva più ospitarlo. Don Salo gli diede fiducia, gli consegnò le chiavi di un casolare e gli disse che poteva nascondere lì il suo amico. Da quel momento in poi, tra Gaspare Mutolo e Rosario Riccobono si instaura un rapporto di rispetto e amicizia. Anche se Gaspare Mutolo, nella famiglia mafiosa di Partana Mondello, non andrà mai oltre il grado di capodicina, Rosario Riccobono si confiderà molto con lui e lo terrà molto in considerazione. E anche le rispettive mogli si frequenteranno. Le due famiglie trascorreranno insieme interi mesi di latitanza nascosti nella stessa casa. Dopo un po' Salvatore Riina uscì dal carcere e venne inviato al confine in Puglia.
Totò Riina, piuttosto che andare al confine, preferì ritornare in Sicilia e diventare latitante. E durante la sua latitanza, una delle prime persone che incontrò fu proprio Gaspare Mutolo. Dopo aver messo alla prova Asparino, nel 1973, Salvatore Riina e Rosario Riccobono decisero che era giunto il momento di combinare Gaspare Mutolo in Cosa Nostra. E per essere sicuri che Asparino si tenesse lontano dai guai, venne deciso di farlo combinare a Marano di Napoli, nella tenuta della famiglia dei Nuvoletta. I Nuvoletta di Marano erano una vera e propria famiglia mafiosa che operava in Campania. I capifamiglia erano Lorenzo, che era la mente, poi c'era il fratello Angelo e infine Ciro Nuvoletta, che era il più piccolo dei fratelli, ma anche più sanguinario. Qui Gaspare Mutolo viene messo nuovamente alla prova. Alloggiava in un appartamento insieme ad altre 2 persone. All'improvviso i 3 ricevono la visita dei carabinieri e poiché in casa c'erano delle armi, vengono tutti e 3 arrestati. Gaspare Mutolo venne condannato a 40 giorni di carcere. Gaspare Mutolo con quelle armi non c'entrava niente e niente disse alle forze dell'ordine. Asparino è una persona che ci si può fidare e appena uscito dal carcere venne combinato in Cosa Nostra. Di solito i sogni di un ragazzo sono quelli di diventare un cacciatore oppure un pilota di Formula 1. Il sogno di Gaspare Mutolo era quello di diventare un mafioso e lo stava realizzando. Lui stesso dirà che quando venne combinato in Cosa Nostra tremava dalla gioia. Io avevo sognato sempre, diciamo da giovane, di diventare un mafioso, dopo a 33 anni ci sono diventato. A pungere il dito a Gaspare Mutolo fu Emanuele D'Agostino, che era un uomo d'onore della famiglia mafiosa di Villa Grazia. Come il rituale voleva, gli venne bruciata una santina tra le mani e mentre la santina bruciava ripeteva il giuramento. Tra gli altri erano presenti alla cerimonia anche Salvatore Riina e Rosario Riccobono ed è proprio alla famiglia mafiosa di Rosario Riccobono che venne aggregato. Alla pungiuta di Asparino erano presenti uomini d'onore che appartenevano a diverse famiglie mafiose, perché in quel periodo Cosa Nostra stava ancora ricostruendo le famiglie mafiose e i mandamenti che erano stati distrutti durante la prima guerra di mafia. Appena venne combinato in Cosa Nostra, Totò Riina gli fa subito una raccomandazione. Gli disse che doveva mettersi in regola con la compagna, con la quale conviveva e aveva un figlio, perché in Cosa Nostra l'onore della famiglia è molto importante. Ritornato in Sicilia, la prima cosa che fece fu quella di sposare la compagna Saldina. Erano poche le persone che in Cosa Nostra Totò Riina considerava come suoi amici e Gaspare Mutolo era uno di quei pochi che poteva considerarsi suo amico. Quando si sposò, Asparino economicamente non se la passava molto bene. Allora Salvatore Riina chiese a tutti gli uomini d'onore di regalare 50.000 lire a Gaspare Mutolo per il suo matrimonio. È stata l'unica volta che il capo dei capi di Cosa Nostra ha fatto un'azione del genere per un uomo d'onore. Con quei soldi Gaspare Mutolo comprò una casa e i mobili per arredarla. I soldi che avanzarono li mise a disposizione per la famiglia mafiosa di Partana Mondello. L'onore per Gaspare Mutolo era diventato una cosa importante e quando il padre gli riferì che la sorella Maria era stata lasciata dal fidanzato Bartolo per una sciocchezza, intervenne per mettere le cose a posto. E senza usare mezze parole disse all'ex ragazzo della sorella: o si sposava con la sorella e metteva le cose a posto oppure avrebbe ucciso prima i genitori e poi a lui. Dopo un po' Bartolo e Maria si sposarono ed ebbero dei figli. Totò Riina aveva molta fiducia in Gaspare Mutolo e lo fece diventare il suo autista. Asparino accompagnava Totò Riina ai vari incontri della commissione di Cosa Nostra. La commissione era l'organo direttivo di Cosa Nostra. La maggior parte degli incontri si tenevano a Ciaculi nel feudo della Favarella. Qui il padrone di casa era Michele Greco, il Papa, che era il capo della famiglia mafiosa di Ciaculi, Croceverde e Giardina. Asparino accompagnava Salvatore Riina anche quando il capo dei capi si incontrava con uomini molto importanti. Lo aspettava per ore in macchina e quando ritornava non gli faceva mai domande indiscrete. Gaspare Mutolo ha sempre detto che Salvatore Riina gli voleva bene con i fatti e non con le parole. Quando Asparino era in carcere, di tanto in tanto Totò Riina passava per casa sua e gli lasciava i soldi per far curare la madre. Un altro episodio che racconta la fiducia che Salvatore Riina aveva in Gaspare Mutolo è stato quando Salvatore Riina gli ha confidato di essersi fidanzato con Ninetta Bagarella
e che presto l'avrebbe sposata. Fu uno dei primi a cui l'aveva rivelato. Una volta Salvatore Riina decise di perdonare a Asparinu persino una sua disubbidienza. Ecco cosa avvenne. Nel 1969 Cosa Nostra chiuse i conti con Michele Cavataio, che era il capo della famiglia mafiosa dell'Acquasanta. Il potente boss dell'Acquasanta venne ucciso nella strage di Viale Lazio. Venne eliminato perché aveva provocato la prima guerra di mafia. Dopo di lui, Cosa Nostra, soprattutto i corleonesi Luciano Riggio e Totò Riina, decisero di eliminare tutti gli amici di Michele Cavataio. Alla famiglia mafiosa di Rosario Riccobono venne dato il compito di eliminare il vecchio boss Vincenzo Nicoletti, perché aveva avuto dei rapporti proprio con Michele Cavataio. All'agguato parteciparono Gaspare Mutolo, Michelangelo La Barbera e Totuccio Inzerillo. I tre, dopo aver scelto il posto dell'agguato, attesero che il vecchio boss arrivasse sul posto. Appena lo videro, aprirono il fuoco su di lui e sul suo campiere. Una pioggia di proiettili colpì i due uomini, ma incredibilmente il vecchio boss riuscì a sopravvivere e venne ricoverato in ospedale. I tre killer, mentre si stavano organizzando per andare a dargli il colpo di grazia in ospedale, ricevettero un messaggio da parte di Vincenzo Nicoletti, che gli disse: lui era pronto a morire e sarebbe andato ovunque i killer gli avessero chiesto di andare, basta che non toccavano i suoi figli. Il vecchio boss era disposto a farsi ammazzare in cambio della vita dei figli, allora tanto valeva attendere che uscisse dall'ospedale. Così i killer attesero che Vincenzo Nicoletti venisse dimesso dall'ospedale. Il giorno della resa dei conti arrivò e i killer diedero appuntamento al vecchio padrino nella piazza principale del quartiere palermitano di Pallavicino. Questa volta insieme a Gaspare Mutolo c'era anche il suo capofamiglia, Rosario Riccobono. Vincenzo Nicoletti arrivò puntuale all'appuntamento e si sedette fuori al bar a Uncello. Il patto era che se i killer non arrivavano per le 7, il vecchio boss poteva andarsene indisturbato. Si creò un'atmosfera surreale. Immaginate la scena. C'era il vecchio boss seduto fuori al bar, in attesa che arrivassero i killer per ucciderlo. E i killer che erano lì guardavano il vecchio boss seduto fuori al bar, pronti a colpirlo. Rosario Riccobono, Gaspare Mutolo e gli altri si guardavano tra di loro. Nessuno di loro riusciva a prendere l'iniziativa. Alla fine Rosario Riccobono decise di risparmiare la vita al vecchio boss, perché pensò, se era disposto a morire, di sicuro non avrebbe tradito, e lo lasciò andare via. Luciano Riggio si arrabbiò e voleva la testa di Vincenzo Nicoletti. Gaetano Badalamenti, che era il capo della famiglia mafiosa di Cinisi, e Stefano Bondate, che era il capo della famiglia mafiosa di Villagrazia, invece, decisero di salvare la vita di Vincenzo Nicoletti. In quel periodo Luciano Riggio, Stefano Bondate e Gaetano Badalamenti insieme formavano il Triunvirato, che era l'organismo che momentaneamente sostituiva la commissione e aveva il compito di gestire gli affari più importanti di Cosa Nostra, in attesa della rinascita della commissione stessa. Rosario Riccobono, che tutti chiamavano Don Saro, nel breve tempo si impose nel territorio di Pantana Mondello e la sua forza era la diplomazia. Era molto amico di Stefano Bondate e nello stesso tempo sapeva come trattare con i corleonesi. Quando venne ricreata la commissione, Rosario Riccobono venne nominato nuovo capo del mandamento di Partana Mondello. Il mandamento è l'unione di 3 o 4 famiglie mafiose che confinano tra di loro e che eleggono un capo che li rappresenti nella commissione. Ogni mandamento era formato da un massimo di 3-4 famiglie mafiose. Il mandamento di Partana Mondello era costituito da ben 6 famiglie mafiose e questo permise a Don Saro di controllare un vasto territorio e diventare uno dei capimandamenti più influenti della commissione. Anche se Gaspare Mutolo era un uomo d'onore della famiglia mafiosa di Partana Mondello e quindi era un soldato agli ordini di Rosario Riccobono, era autorizzato dal suo stesso capofamiglia a prendere ordini anche da Salvatore Riina. Per questo poteva fargli da autista. In realtà, verso la metà degli anni 70, Salvatore Riina riesce con uno stratagemma a farsi mettere a disposizione molti uomini d'onore che appartenevano alle altre famiglie mafiose. Era latitante e si nascondeva nei mandamenti di Santa Maria di Gesù, Partana Mondello, Cinisi e San Giuseppe Ato, e i vari capimandamento che erano Stefano Bondate per il mandamento di Santa Maria di Gesù, Rosario Riccobono per il mandamento di Partana Mondello,
Gaetano Badalamenti per quello di Cinisi e Antonino Salomone per quello di San Giuseppe Jato gli misero a disposizione una serie di uomini che avevano il compito di proteggere la sua latitanza. Uomini come Giuseppe Giacomo Gambino, detto Tignuso, che faceva parte della famiglia mafiosa di San Lorenzo, Giovanni Battista Pullarà e Pietro Loiaco, che facevano parte della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. Tutti uomini che con il tempo, in segreto, diventeranno dei soldati fidati di Totò Riina. Gaetano Badalamenti in commissione, oltre a rappresentare il mandamento di Cinisi, aveva anche il ruolo di segretario della commissione ed era la carica più importante che c'era in Cosa Nostra, mentre Stefano Montate, che era il capo del mandamento di Santa Maria di Gesù, era uno dei capifamiglia più influenti dell'epoca. Gaetano Badalamenti e Stefano Montate avevano molta fiducia in Totò Riina e sottovalutarono la sua volontà di emergere in Cosa Nostra. Mentre loro avevano fiducia in Salvatore Riina, Totò Occulto si preoccupava soprattutto di come avrebbe potuto indebolire le loro posizioni nella commissione e quindi diventare lui il capo dei capi. Allora, lui con un stratagemma, fin da allora, aveva fatto che tutti i gruppi o tutte le famiglie ci mettessero 1 o 2 persone a disposizione, con la scusa che lui era latitante, quindi al momento che andava in una borgata, per non esserci le formalità di avvisare al rappresentante, aveva disegnato 1 o 2 persone, insomma, che erano a sua disposizione. Quindi lui in qualsiasi momento, in qualsiasi borgata era, aveva, insomma, chi l'accompagnava, chi lo faceva entrare, chi lo faceva dormire. Però lo scopo di Salvatore Riina non era, diciamo, questa sua esigenza, perché lui già le persone fidatissime ce l'aveva. Ora io che ricordo che in quel tempo, ce le posso nominare se non sono noioso. No, prego. Per esempio io e un certo Michalizzi Salvatore eravamo a disposizione di Salvatore Riina, ma uguale c'era Pietro Vernengo della famiglia di Stefano Bontate, c'era Franco Mafara della famiglia di un certo Di Maio, c'erano i figli di Francesco Madonia, Nino e Giuseppe, anche se giovani, della famiglia di Rasuttana, c'era Gambino Giacomo Utignuso, diciamo, che è stato sempre molto legato a Salvatore Riina, c'era un certo Franco Di Carlo, che ora questo si trova a Londra, c'era Stefano Giaconia, che era a disposizione, cioè lui aveva creato attorno a sé un gruppo, però in una maniera che è molto docile, cioè a dire io, dato che sono sempre latitante, io ho Bino, insomma, ho su lui, quando non è, e noi eravamo assegnati a questo. Una volta Salvatore Riina disse a Gaspare Mutolo che uccidere è più facile che rubare e Gaspare Mutolo, in un interrogatorio, confermò le parole di Totò Riina e aggiunse che uccidere una persona ci vuole un attimo con la pistola, ma se una persona si uccide strangolandola, allora lì ci vuole più tempo. Ci vuole più tempo e più persone, perché la vittima mica si fa uccidere senza reagire. Racconterà Gasparino che per strangolare una persona ci vogliono almeno 3 uomini, 2 bloccano la vittima e il terzo lo strangola con la corda, e ci vuole anche tanto sangue freddo, perché vedi la persona piangere e supplicare pietà. Poi gli inizia a uscire il sangue dalle orecchie e si fa la pipì addosso. Questi sono i segni che dicono che l'uomo è morto. Gaspare Mutolo ammetterà di aver ucciso più di 20 persone, ma non si ricorda e a volte non ha mai conosciuto il nome di molti di loro. Asparino dichiarerà di non ricordarsi nemmeno come avvenne il suo primo omicidio. Ricorda solo che era sempre pronto a sparare e sapeva cosa fare. Una volta partecipò all'omicidio di un allevatore che si chiamava Gallina. L'uomo viveva nelle campagne di Cinisi. Giorni prima, alcuni mafiosi avevano ucciso il fratello e lui diceva di voler vendicare la sua morte. Asparino e gli altri killer arrivarono a bordo di 2 auto e tesero l'agguato all'allevatore vicino alle sue stalle. Entrarono in azione quando Gallina stava per portare le mucche a pascolare. I killer uscirono come i fulmini dalle auto e riempirono di fucilate l'uomo e scapparono via. Una volta si recò nel quartiere di Borgonovo, che si trova a Palermo. Andò lì in auto insieme ad altri uomini.
in quell'occasione volle fare tutto da solo. Scese in fretta dall'auto, si avvicinò alla vittima e gli sparò in pieno petto con la pistola. Gaspare Mutolo si ricorda di quell'omicidio in modo particolare perché quando sparò al petto della vittima, del sangue schizzò sulla sua bellissima giacca vellutata di color verde. L'aveva appena comprata e fu costretto a buttarla via. Una sola volta un uomo è sfuggito alla morte. Un giorno, insieme a Rosario Riccobono, a Giacomo Giuseppe Gambino e a un certo Carmelo Pedone, si recò a Corleone per fare un piacere a Totò Riina. Dovevano strangolare un uomo che lavorava in un negozio di antiquariato. Entrarono nel negozio con la scusa di comprare dei quadri. In un attimo saltarono addosso all'uomo e mentre Gaspare Mutolo gli metteva la corda intorno al collo per strangolarlo, gli altri tre lo bloccarono. Mentre lo strangolava, Asparino, con la coda dell'occhio, vide che qualcuno aveva assistito alla scena dalla finestra e per il timore di essere catturato in flagranza di reato fuggì insieme agli altri, senza essere sicuro che l'uomo fosse morto. L'uomo sopravvisse e Gaspare Mutolo racconterà che per quel episodio vennero presi in giro per un bel po' in Cosa Nostra. Infatti gli altri uomini d'onore gli dicevano: ma come? 4 contro 1? E non siete stati capaci di ucciderlo? Gaspare Mutolo non si occupava solo di uccidere, ma anche di chiedere dei tangenti agli imprenditori. Nel 1975, a suon di bombe, convinse Angelo Randazzo, un imprenditore del settore dell'ottica, a pagare 100 milioni di lire. Gaspare Mutolo fissò l'appuntamento per la consegna dei soldi, ma 10 minuti prima di andare all'appuntamento cambiò il posto dove si dovevano incontrare. In questo modo le forze dell'ordine non avrebbero avuto il tempo di organizzare una trappola. Angelo Randazzo rinviò l'appuntamento. La scena si ripete qualche giorno dopo. A quel punto Gaspare Mutolo sospetta che Angelo Randazzo sia andato dai carabinieri. Prima di fissare un nuovo appuntamento, Asparino ha un attacco di ernia e per questo motivo viene ricoverato a Villa Serena e viene operato. Mentre è in clinica riceve la visita di Rosario Riccobono e di altri 2 uomini che facevano parte della sua stessa famiglia mafiosa, Salvatore Micalizzi e un certo David, e gli dicono che quella sera andranno a prendere i soldi da Angelo Randazzo. Gaspare Mutolo cerca di mettere in guardia il suo capofamiglia, ma è tutto inutile. Rosario Riccobono preparò tutto nei minimi dettagli. Angelo Randazzo doveva fermarsi con l'auto davanti alla chiesa che si trova nei pressi del villaggio Ruffini, che si trova nella zona del quartiere di Pallavicino, a Palermo, e non doveva muoversi dall'auto. Gaspare Mutolo aveva capito bene la situazione. Appena Rosario Riccobono e gli altri si avvicinavano all'auto dell'imprenditore, dai sedili posteriori dell'auto esce l'agente di polizia Gaetano Cappiello. Il ragazzo non fa nemmeno in tempo a dire, mani in alto, che si trova il petto pieno di proiettili. L'imprenditore invece venne colpito in bocca, ma se la cavò. Ci fu un conflitto a fuoco tra i mafiosi e i poliziotti, che si erano appostati nelle vicinanze. Ma alla fine Rosario Riccobono e quasi tutti i suoi uomini riuscirono a scappare, tranne Michele Micalizzi, che venne arrestato. Dopo quell'episodio, Stefano Bondade soprannominò Rosario Riccobono il terrorista. Gaspare Mutolo con questo omicidio non c'entrava niente. Come vi ho detto, era ricoverato in ospedale per un'operazione all'ernia, ma in un primo momento venne comunque indagato e in seguito per questo omicidio venne interrogato dal giudice Paolo Borsellino. Quello fu il loro primo incontro. Mentre Gaspare Mutolo si legava sempre di più a Rosario Riccobono, Salvatore Riina continuava la sua ascesa in Cosa Nostra. Ogni tanto faceva scomparire qualche uomo che era legato a Gaetano Badalamenti e a Stefano Bondade per indebolire la loro fazione. Nel 1976 vennero arrestati a Trapani Giacomo Giuseppe Gambino, Armando Bonanno e un altro uomo di Trapani. I 3 vennero arrestati mentre erano appostati vicino all'abitazione di un certo Cordò. Erano lì per eliminarlo. Mentre attendevano che l'uomo uscisse di casa, passarono i carabinieri, che li sorpresero armati e li arrestarono. Quando Rosario Riccobono lo venne a sapere, andò su tutte le furie. Giacomo Giuseppe Gambino faceva parte della famiglia mafiosa di San Lorenzo e Armando Bonanno faceva parte della famiglia mafiosa di Resuttana, 2 famiglie che facevano parte del suo mandamento. Giacomo Giuseppe Gambino e Armando Bonanno stavano agendo senza prima chiedere la sua autorizzazione. Per questo motivo chiese e ottenne la loro espulsione da Cosa Nostra. Un'altra cosa che non sapeva Saro era quella che
Giacomo Giuseppe Gambino era diventato molto amico di Salvatore Riina, mentre Armando Bonanno era agli ordini di Francesco Madonia, detto Don Ciccio, che era il capo della famiglia mafiosa di Resultano ed era un fedelissimo di Salvatore Riina. Per evitare problemi, Gaspare Mutolo chiese al suo capofamiglia di eliminare i due uomini, ma Nossaro non gli diede ascolto. Questo episodio fece infuriare Totò Riina e per questo decise di agire contro la famiglia di Partana Mondello. Durante una riunione della commissione, Totò Riina prese la parola e fece notare che il mandamento di Partana Mondello era costituito da troppe famiglie mafiose e propose di ridimensionarlo e portarlo a livello degli altri mandamenti. Così vennero tolte a Rosario Riccobono le famiglie di Vergine Maria, dell'Acqua Santa e di Resultana. Queste famiglie formarono un nuovo mandamento e poiché come capomandamento venne scelto Francesco Madonia, il nuovo mandamento prese il nome di Resultana. In questo modo Salvatore Riina indebolì il mandamento di Rosario Riccobono e rafforzò la sua posizione nella commissione, potendo contare su un alleato in più al suo interno, che era Francesco Madonia. Verso la fine degli anni 70 Gaspare Mutolo venne arrestato nuovamente per rapina e venne condotto nel carcere del Lucciardone. Qui incontrò Combachin, l'uomo che gli fece fare il salto di qualità nell'organizzazione. Combachin era il maggior narcotrafficante del nord-est asiatico. Era in carcere perché venne trovato in possesso di 30 kg di eroina che non era riuscito a piazzare. Gaspare Mutolo capì che se riusciva a farsi amico con Bacchin poteva riuscire a mettere le mani sul più grosso affare della sua vita. Combachin era rinchiuso nella cella con alcuni suoi connazionali. Erano tutti ragazzi disperati che non avevano nemmeno i vestiti da mettersi addosso. Allora, per instaurare un rapporto di amicizia con Combachin, regalò delle tute e delle scarpe da ginnastica a tutti i ragazzi che si trovavano nella cella con Combachin. Inoltre, quando Combachin uscì dal carcere, non avendo soldi da dargli, Gaspare Mutolo gli regalò un orologio, una collana e un bracciale d'oro. Dopo un po' a Gaspare Mutolo iniziarono ad arrivare delle cartoline da Manini. Era proprio Combachin che gli scriveva per farlo entrare in un grosso affare. Quando Asperin uscì dal carcere, incontrò Combachin e insieme misero in piedi un grosso traffico di droga. Gli affari andavano bene. Gaspare Mutolo ormai andava in giro a bordo di una Ferrari e possedeva molte proprietà, ma proprio nel periodo d'oro dovette fare la scelta più difficile della sua vita. Agli inizi degli anni '80 Totò Riina era sempre più aggressivo nei confronti delle famiglie palermitane. Cercava di ottenere il controllo su tutti e tutto. Aveva infiltrato degli uomini in quasi tutte le famiglie palermitane. In questo modo poteva conoscere i pensieri, le idee e le mosse dei suoi avversari. Nella famiglia mafiosa di Partana Mondello non era riuscito a infiltrare nessuno e allora provò a corrompere proprio il suo vecchio amico, Gaspare Mutolo. Un giorno Totò Riina convocò Gaspare Mutolo in un garage che si trovava in via Corso dei Mille. Quel garage non veniva usato per parcheggiare le auto, ma veniva usato per strangolare le persone. E in quel garage Salvatore Riina disse a Gaspare Mutolo che non era necessario che dicesse al suo capofamiglia cosa avveniva in quel posto. Era un modo per metterlo alla prova e vedere se era disposto a tradire Rosario Riccobono. Gaspare Mutolo aveva un rapporto talmente stretto con Totò Riina che non esitò a rispondergli con franchezza e gli disse che il capofamiglia per lui era come un padre e per questo doveva essere informato su tutto. Totò Riina accettò la decisione di Gaspare Mutolo e riprese nell'ombra la sua battaglia in Cosa Nostra. Ma proprio nel 1981 gli eventi precipitarono. Stefano Bondate era stanco di subire l'arroganza dei Corleonesi e per riportare l'ordine in Cosa Nostra decise di uccidere Salvatore Riina e quindi in accordo con Salvatore Inzerillo, che era il capo del mandamento di Passo di Ticano, decise di tendergli un agguato in una villa proprio di Totuccio Inzerillo. Stefano Bondate invitò Salvatore Riina ad andare in quella villa con il pretesto di dargli dei soldi, che erano in guadagno della vendita di un carico di droga. Il principe di Villa Grazia voleva sparare in testa a Totò Riina davanti a tutti i suoi uomini.
Salvatore Riina venne avvisato da Salvatore Montalto, che era l'uomo che aveva infiltrato nella famiglia mafiosa di Passo di Rigano. Venne avvisato del piano per ucciderlo e all'appuntamento nella villa ci mandò 2 dei suoi uomini più fidati, ed erano Giacomo Giuseppe Gambino, che nel frattempo era stato riammesso in Cosa Nostra, e Raffaele Ganci. I 2 uomini riferirono a Stefano Bontate che Totò Riina non era potuto andare all'appuntamento perché uno dei suoi figli aveva la febbre. In questo modo lo Stefano non capì che Totò Riina aveva scoperto i suoi piani. Passato il pericolo, Salvatore Riina decise di sterminare senza pietà tutti i suoi nemici, iniziando da quello più pericoloso, ed era proprio Stefano Bontate. Il principe di Villagrazia venne ucciso il 23 aprile del 1981, nel giorno del suo compleanno. I killer di Salvatore Riina non gli diedero nemmeno il tempo di spegnere le candeline sulla torta. Da quel momento in poi le strade della Sicilia si colorarono di rosso sangue. Ogni giorno c'erano 2, 3, 4 morti ammazzati. Inizialmente si pensava che quei morti erano le vittime di una nuova guerra di mafia, invece erano le vittime di una vera e propria mattanza. Bastava che Salvatore Riina avesse solo un piccolo sospetto e ordinava lo sterminio di intere famiglie. Cioè, quando si parla di guerra di mafia, va bene, cioè io questa parola guerra di mafia non la concepisco bene, perché cioè, la guerra di mafia è quando 2 famiglie oppure più famiglie mafiose si armano e sanno che io combatto contro un altro gruppo di persone. Invece, cioè, a Palermo questa guerra di mafia, cioè, secondo me, secondo la mia mentalità, non c'è stato, cioè c'è stato un tradimento, cioè noi di Partanna Mondello non eravamo in guerra con nessuno, la famiglia di Passo del Rigano non era in guerra con nessuno, la famiglia del Borgo non era in guerra con nessuno, cioè erano tutte, fu una strategia che il Salvatore Riina riuscì a portare nel giro di 10 anni, 12 anni, che io negli ultimi tempi che sono stato a Palermo nell'82, perché dopo mi hanno arrestato, cioè le persone avevano paura a parlare anche fra amici, perché si guardavano così e diceva quello non c'è ma sente tutto, non c'è ma, cioè era portata questa differenza fra i vari gruppi, e c'erano le infiltrazioni, che piano piano, cioè, è stata una conseguenza di tradimenti, di... Gaspare Mudro in quel conflitto non ebbe un grande ruolo perché si trovava ancora una volta in galera. La mattanza terminò il 30 novembre del 1989 con lo sterminio della famiglia mafiosa di Partanna Mondello. Quel giorno Totò Riina invitò Rosario Riccobono in una masseria che si trovava nelle campagne di Damussi, che è una frazione di San Giuseppe Jato. Lì venne strangolato insieme a 3 dei suoi uomini. Nello stesso momento molti altri uomini che facevano parte della famiglia mafiosa di Partanna Mondello vennero uccisi tra le strade di Palermo. L'unica famiglia, va bene, e lo posso dire così in una maniera tranquilla, che non c'era un'infiltrazione, era quella di Partanna Mondello, e l'hanno distrutta tutta. Cioè, non è perché erano in guerra con qualche gruppo di persone, non erano in guerra con nessuno. Rosario Riccobono pagò anche il fatto di non essersi schierato con i corleonesi negli anni precedenti alla mattanza e di essere passato dalla parte di Salvatore Riina solo dopo la morte di Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo. Salvatore Riina ancora una volta dimostrò la sua amicizia a Asparino, risparmiandogli la vita. Anzi, molto probabilmente pensò a lui per sostituire Rosario Riccobono alla guida del mandamento di Partanna Mondello, che Gasparino era l'uomo più qualificato per sostituire il suo capofamiglia. Questo lo sapevano anche gli altri uomini del mandamento, uomini come Nino Porcelli, che era diventato il reggente della famiglia mafiosa di Partanna Mondello. Per indebolire la figura di Gaspare Mudro agli occhi di Salvatore Riina, venne sparsa la voce in Cosa Nostra che Asparino voleva vendicare il suo capofamiglia. In carcere nessuno credeva a questa voce. Per questo nessun detenuto corleonese cercò di uccidere Gaspare Mudro, ma fuori era diverso. Oltre a Nino Porcelli, fuori c'erano anche Giacomo Giuseppe Gambino,
che era diventato il nuovo capofamiglia di San Lorenzo, a cui dava fastidio la presenza di Gaspare Mutolo, e anche lui voleva la sua testa. Molti mafiosi in quel periodo prima uccidevano le persone che gli davano fastidio e poi si giustificavano con Salvatore Riina dicendo che erano suoi nemici e che volevano eliminarlo. Molto probabilmente doveva essere attuato lo stesso piano con Gaspare Mutolo, perché non c'è mai stato nessun collaboratore di giustizia che abbia detto che Salvatore Riina abbia ordinato la morte di Asparino. Gaspare Mutolo sa bene come funziona Cosa Nostra, soprattutto come funziona la Cosa Nostra creata da Totò Riina. Gaspare Mutolo riflette e si rende conto che la ferocia dei corleonesi non si ferma con l'eliminazione dei nemici, ma continua contro le loro famiglie. Per questo motivo, vistosi alle strette, decise nel 1991 di diventare un collaboratore di giustizia. Inizialmente voleva parlare solo con il giudice Giovanni Falcone, ma poi, convinto dallo stesso Giovanni Falcone, accettò di collaborare anche con gli altri giudici, in particolare con Paolo Borsellino. Agli inizi del 1992 la Corte di Cassazione confermò la sentenza di primo grado del maxi processo di Palermo. Salvatore Riina, Bernardo Provenzano e gli altri capimafia vennero tutti condannati all'ergastolo. Anche stavolta Salvatore Riina reagì in modo feroce. Prima fece uccidere il parlamentare democristiano Salvo Riva, perché non aveva rispettato i patti con Cosa Nostra. Poi Salvatore Riina dichiarò guerra allo Stato e ordinò la morte di tutti gli uomini che stanno lottando in prima linea contro Cosa Nostra. E primo della lista che doveva morire era proprio il giudice Giovanni Falcone. Per Totò Riina Giovanni Falcone era il nemico numero uno per il suo impegno nella lotta contro la mafia. Il 23 maggio del 1992 è un giorno triste per la storia dell'Italia. Quel giorno venne ucciso il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, in quella che passerà alla storia come la strage di Capaci. La morte del giudice Giovanni Falcone colpì profondamente Gaspare Mutolo, ma questo episodio lo convinse ancora di più a proseguire sulla sua strada. Il 1 luglio del 1992 Gaspare Mutolo si incontrò in una località segreta con il giudice Paolo Borsellino e iniziò a rivelargli tutto quello che sapeva su Cosa Nostra. Gaspare Mutolo e il giudice Paolo Borsellino si stavano incontrando in una località segreta e del loro incontro lo sapevano pochissime persone, ma all'improvviso Paolo Borsellino ricevette una telefonata da un funzionario qualsiasi e venne convocato al ministero per parlare con il nuovo ministro degli interni, Nicola Mancino. A quell'incontro era presente anche Bruno Contrada, che era il funzionario dei servizi segreti. Gaspare Mutolo in quell'interrogatorio stava parlando anche di Bruno Contrada. Quando Paolo Borsellino ritornò da Gaspare Mutolo per riprendere l'interrogatorio, era molto turbato. Asparino racconterà che ci fu un momento in cui il giudice fumava 2 sigarette per volta. 20 giorni dopo, il giudice Paolo Borsellino venne ucciso nella strage di Via D'Amelio, insieme a 4 uomini della sua scorta. Sembrava che niente e nessuno potesse fermare la ferocia di Salvatore Riina. Invece il 15 gennaio del 1993, a sorpresa, venne arrestato il capo dei capi di Cosa Nostra. Oggigiorno è ancora un mistero sulle modalità con cui avvenne quell'arresto. Il 13 maggio del 1993 fu il giorno in cui Salvatore Riina e Gaspare Mutolo si ritrovarono faccia a faccia. L'incontro avvenne in un'aula giudiziaria. Quel giorno si stava celebrando il processo per i delitti politici avvenuti a Palermo tra il 1979 al 1982. Gaspare Mutolo non ebbe paura di guardare negli occhi il suo ormai ex amico. Grazie alle deposizioni di Gaspare Mutolo, i magistrati poterono risolvere parecchi misteri e scoprire tante vicende che riguardavano Cosa Nostra. Asparino ottenne gli sconti di pena in cambio della sua collaborazione. Quando ritornò in libertà, Gaspare Mutolo è andato a vivere per un periodo di tempo a Roma con tutta la sua famiglia. Quando era in carcere negli anni '80, Gaspare Mutolo incontrò Francesco Mugo, detto l'Aragonese. Era un pittore che si trovava in carcere perché aveva ucciso la moglie. Ogni giorno Asparino passava fuori alla sua cella e vedeva i quadri che dipingeva. Ne rimase affascinato
e chiese all'artista se gli insegnava a dipingere. Da quel momento in poi Gaspare Mutlu non ha più smesso di dipingere. Ha insegnato a dipingere anche a boss del calibro di Luciano Liggio e le Luca Bagarella. E oggi, che è un uomo libero, vive anche vendendo i suoi quadri. Il suo passato è un ricordo indelebile nella sua vita. Non lo rinnega, ma è orgoglioso della scelta che ha fatto, quella di diventare un collaboratore di giustizia. Nel 2022, durante una trasmissione televisiva, si tolse la maschera che indossava per non farsi riconoscere. Da quel momento in poi è ritornata anche in Sicilia, senza temere la vendetta dei suoi ex amici.